non hai una strategia di backup? Il problema non è se, ma quando perderai qualche foto importante. Il fatto che tu sia un fotografo professionista o un fotoamatore cambia solo la gravità del problema, non il risultato finale. E se pensi che i servizi come Google Photo, iCloud, Dropbox siano più che sufficienti, ti sbagli. Per fortuna la soluzione esiste, costa poco e ti dà un sacco di altri vantaggi. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Quando ho iniziato a fotografare, le foto erano oggetti fisici, negativi, diapositive, stampe. Era facile far danni, ma era difficile perdere tutto. Oggi basta che fai cadere a terra un hard disk e magari hai perso tutto quello che hai scattato. Vediamo quali sono i rischi concreti e soprattutto come mettersi al riparo dai problemi. La prima cosa da capire è la differenza tra la nostra percezione dei pericoli cui sono sottoposte le nostre foto, i nostri dati in generale, e la realtà, la scienza, quello che dicono gli studi. Considera che le cause di perdita di dati sono al 40% dovute ai guasti e un 30% agli errori, dunque sono quasi equivalenti queste due cause. La nostra percezione invece da uno studio di Crawl on Track è che l'80% dei dati vada perso per guasti, dunque sovrastimiamo tantissimo quanto possa fallire l'hardware e invece sottostimiamo. Pensiamo che solo il 10% dei dati vada perso per i nostri errori e in realtà la probabilità è 3 volte maggiore di quello che pensiamo. Considera anche che le altre cause oggettive di perdita di dati come virus, fallimenti dei software sono comunque legate ai nostri comportamenti. Anche il furto stesso è un qualcosa che potremmo prevenire comportandoci diversamente, così come magari un software pirata o a bassissimo costo può probabilmente creare più problemi di uno collaudato, con tutte le eccezioni del mondo, ma in ogni caso l'utente è praticamente responsabile di una quantità enorme di perdite di dati e invece le cause accidentali sono molto più ridotte di quello che noi percepiamo. E questo prescinde dal modo in cui fotografiamo, fotocamera o smartphone. Anzi, con lo smartphone magari pensiamo di essere più tranquilli perché i servizi cloud come Google Photo o iCloud di Apple ci dovrebbero mettere al riparo da queste perdite di dati. In realtà i servizi di cloud, che sono sicuramente una garanzia, quello che fanno è che vanno a replicare il contenuto del nostro dispositivo, nel caso specifico di uno smartphone, in un sistema di archiviazione esterno, nel cloud appunto. Questo però prescinde dagli errori che possiamo fare. Io posso andare su Google Photo e cancellare per sbaglio delle immagini. Posso avere un software che magari utilizzo per la pulizia del computer o del telefono che va a eliminare dei dati che poi verranno sincronizzati, ad esempio con Dropbox nel cloud e dunque li andrò a perdere di nuovo. Posso semplicemente mettere nel cestino delle cose perché ritengo che non mi servono più, ma dopo 30 giorni questi file vanno persi per sempre e questa è una delle cause più probabili per perdere delle cose che magari in quel momento ci sembrano inutili ma poi potrebbero essere necessarie. C'è anche la possibilità di perdere l'accesso al proprio account. Questa cosa succede con gli account cloud, specialmente dei servizi gratuiti come Google Photo, dove non ho un'assistenza prioritaria che cercherà in tutti i modi di risolvere il mio problema. Dunque questo genere di cloud è una forma di protezione ma non è certo un backup. Il vero backup è automatico, lo configuri una volta, verifichi, dopodiché non devi fare altro che controllare di tanto in tanto, ma esegue le sue operazioni a prescindere dai tuoi comportamenti, così come non cancella mai i file, quelli nel backup, a prescindere da quello che succede ai file originali. Un vero backup poi non deve essere soggetto agli eventi che possono capitare ai file originali. Se io conservo i miei dati e il mio backup nella stessa borsa, se mi rubano quella borsa ho perso tutto. Idealmente un backup dovrebbe tenere 3 copie dei file su 2 tipi di supporto differenti, con una di queste copie che si trovi
all'esterno in un posto totalmente diverso dall'altra. Un esempio semplice di questa strategia è che tu hai un disco magari esterno nel quale conservi i file su cui lavori, gli originali, hai un backup che viene eseguito su un NAS che si trova ad esempio a casa o nello studio e questo NAS è a sua volta replicato in un posto differente, non in casa, non in studio, ma per esempio nel cloud o a casa di un tuo amico. Questa è la strategia principale che utilizzo io, puoi implementarla facilmente utilizzando ad esempio come nel mio caso SyncBack, già la sua versione gratuita fa tantissimo, ti lascio il link in descrizione, quella a pagamento costa comunque poco. Se vuoi approfondire questo tipo di backup fammelo sapere nei commenti qui sotto, ti preparo un tutorial specifico perché le sfaccettature sono parecchie. Mi rendo conto che questo tipo di approccio, anche se sembra più complicato di quanto poi è nella pratica, possa non essere alla portata di tutti, ma c'è un sistema facile che mi sento sinceramente di consigliarti ed è Amazon Photos. Di che cosa si tratta? Si tratta di un servizio incluso in Prime che ti permette di backuppare specificatamente le tue foto anche in formato RAW, e questo è estremamente importante, e ti mette a disposizione uno spazio di archiviazione illimitato, cioè puoi salvare quanti RAW vuoi da quanti dispositivi vuoi. Ovviamente puoi salvare anche i JPEG. Il software si presenta a questa maniera qua, come una normale galleria che raccoglie tutte le immagini dei tuoi dispositivi. Dunque puoi avere il computer dove magari ci sono le foto della macchina fotografica, il telefono, un tablet, tutto quanto viene salvato in questo archivio che risiede nel cloud di Amazon, che è uno dei più importanti e in realtà affidabili del mondo. Dunque, da questo punto di vista puoi stare ragionevolmente certo. La configurazione è banale, una volta che hai scaricato il client non devi fare nient'altro che andare qua su Backup, aggiungere una cartella della quale fare il backup e ti troverai in questa condizione qua. Vedi, ci sono tutte le immagini che sono state salvate, tutte le immagini all'interno di questa cartella e delle sue sottocartelle sono salvate. Oltretutto, da ciascun dispositivo puoi accedere alle foto degli altri dispositivi. Queste, per esempio, sono le immagini del mio cellulare e queste qui sono tutte le immagini che ho pubblicato su Instagram. Posso scaricarmele anche sul computer. Lo spazio per le foto in tutti i formati è illimitato, quello per i video è limitato invece a 5 GB. Puoi acquistare ovviamente dei gigabyte extra. Il servizio è incluso con Prime. Ora circolano tutta una serie di voci sul motivo per cui Amazon regalerebbe un servizio del genere. Prima di tutto non lo regala, costa i 39 euro, mi sembra che costa oggi Prime, ti lascio il link in descrizione per il prezzo aggiornato, ma il fatto qual è? È che Amazon a questa maniera ti lega in qualche modo a Prime, hai tutta una serie di altri vantaggi come le spese di spedizione negli acquisti che fai su Amazon che sono praticamente sempre incluse, hai Prime Video, hai tutta una serie di altri vantaggi che ti spingeranno ad utilizzare i servizi di Amazon. Dunque non è che te lo stanno regalando, non è che c'è un complotto dietro e analizzeranno le tue foto per spiarti, è semplicemente che offrendoti questo servizio in realtà molto allettante, Amazon riesce a tenere fedele un cliente. A mio avviso, anche se non vuoi utilizzare i servizi di Amazon Prime, Amazon Photos è un servizio da considerare perché ad una cifra tutto sommato ridicola rispetto a quello che ti offre, ti permette con una semplicità disarmante di tenere le tue foto al sicuro. Se vuoi utilizzare questo servizio, per favore fallo utilizzando il link che trovi nella descrizione qui sotto. A te non costa neanche un centesimo in più e darà una mano al mio canale, al mio lavoro,
per continuare a realizzare contenuti gratuiti proprio come questo che stai guardando. Amazon Photos è disponibile per tutti i dispositivi, Mac, PC, iOS, Android, funziona praticamente ovunque. Ma se Amazon ti sta antipatico, c'è un altro servizio che mi sento di consigliare perché ha un costo ragionevole e una notevolissima efficienza e oltretutto mette a riparo tutti i tuoi file, non soltanto le foto. Si chiama Backblaze, è estremamente semplice da utilizzare ed è disponibile per Mac e per PC. Anche in questo caso hai una app che ti permette di accedere ai tuoi file sia da iOS che da Android. Backblaze costa 70 euro l'anno con l'abbonamento annuale e ti consente di avere spazio illimitato, ma limitato ad un dispositivo. Dunque il tuo computer con i vari dischi magari esterni collegati puoi backupparlo per intero senza limiti di spazio, viene backuppato tutto quello che c'è sul computer, anche il restore, cioè il processo contrario quando dovessi aver bisogno dei file che hai salvato, è estremamente semplice. Qual è il problema di Backblaze? È questo qua, un termine tecnico per dire praticamente che i tuoi file sono al sicuro per un mese. Che vuol dire? Tu hai il backup completo del tuo computer, se tu cancelli un file sul tuo computer, questo file verrà cancellato il mese successivo anche dal backup. Se non te ne accorgi in quel mese, l'hai perso. Come puoi fare per questo problema? Backblaze ti offre un anno di versioning, dunque un anno di cestino per dirlo semplice, con $2 aggiuntivi al mese, dunque altri $24 l'anno. Se vuoi superare questo anno ed avere i tuoi file conservati per sempre, in alcuni casi è necessario, nel senso che in alcuni generi di attività può capitare che un anno sia poco per accorgersi dell'errore che si è fatto nel cancellare un determinato file. Sembra strano, ma t'assicuro, mi è capitato in svariati contesti professionali, che sia davvero troppo poco e se vuoi la conservazione per sempre, il costo, visto così, sembra poco perché sono 5 millesimi di dollaro per gigabyte, ma vuol dire $5 per terabyte per mese e questo può generare una spesa consistente alla fine dell'anno. Ti lascio anche il link a Backblaze nella descrizione qui sotto e nel primo commento. Ti ripeto, sono link di affiliazione. Utilizzando questi link aiuti il mio lavoro e a te non costa neanche un centesimo in più. Se poi vuoi aiutare attivamente questo canale, puoi farlo con i miei corsi di fotografia, con la mia community, il Video Zappo Fan Club, ma anche abbonandoti qua su YouTube. Trovi tutte queste informazioni nella descrizione sotto a questo video. Se è arrivato fino a qua, il video ti è servito, ti è stato utile, magari t'ho risparmiato di perdere un sacco di foto, dunque fammelo sapere, metti un bel like, condividi queste informazioni. Il problema del backup è assai sottovalutato, è bene diffondere questo genere di cultura perché ancora non siamo abituati ad avere a che fare con i file digitali, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.